Abbiamo iniziato per Katia. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi mostra una giostra in spiaggia, di quelle con i seggiolini, quindi il cosiddetto calcio in culo. Mm? Mhm. E lei è lì sopra e urla, strepita proprio e decarica moltissimo, il cuore le batte forte forte, ed è piena di adrenalina. In questo modo ti dà l'autorizzazione, immagino. Si urla sì, fortissimo, no? Ok. Vibrazione di Katia. 5 miliardi. Consapevolezza. 131. Vite precedenti. 2021. Anima. 39. Capacità medianiche rappresentate dalla percentuale di cervello utilizzata. 9. E suscettibilità ipnotica. 40% sufficiente per andare in ipnosi da sola, 100% come te, Monica. 48. 48. Va bene, adesso le analizzeremo. Katia ha fatto tantissime cose, tantissime esperienze oculatamente scelte o tanti pasticci. Come la vedi la situazione? Così, da lontano. Diciamo che sono proprio connaturati alla sua personalità, che è quella di non fermarsi mai, di cercare sempre e in un certo senso anche di provare nuovi stimoli e nuove emozioni. Per cui ha proprio seguito in un certo senso la sua natura, non poteva fare altrimenti. Sia che alcuni siano stati un po' dei pasticci, sia altre invece cose più profonde e trasformative. Ok, quando si fanno queste prove durante la vita però bisogna ascoltarsi. Mm. L'anima sa dove si deve fermare e dove no. Lei si è ascoltata? Allora, in taluni casi decisamente sì. Ha fatto alcuni lavori molto importanti per lei, che le hanno proprio cambiato anche il rapporto, per esempio, con la madre. Quello è stato un gran lavoro che lei ha fatto. Ehm, E poi invece in altri casi, secondo me, deve operare maggiormente il discernimento, deve riuscire a distinguere meglio le energie, con le quali lavora. E lo può fare, io vedo che lo può fare. Però oltre a dover discernere meglio, deve tirare fuori un pochino più, di coraggio, andare a sfidare ancora un po' di più uno dei suoi limiti. Lei su alcune cose ha un pochettino un margine ancora di paura. Ok, chiamiamo nel cinema il compagno, il figlio, la figlia e basta. La madre. È come se volesse vedere e non vedere il compagno, perché è venuto per primo, praticamente, però con un libro appiccicato così sugli occhi, di modo che tipo ascolta ma non vede. Un po' un compromesso. Chiamiamo anche l'invaghimento. Narcisone proprio mi viene, non so, ecco così. Narcisista patologico. Allora, non proprio patologico, però anche in un certo senso molto legato alla materia, per cui necessariamente deve stare un po' sul fondo, perché non è ancora così spiritualmente aperto. Poi ci sono entrambi i figli in prima fila,
La figlia vedo che continua a alzarsi e sedersi, la piccolina, poi curiosa un po' dappertutto, no? Gira. E quindi il compagno l'abbiamo detto. La madre, allora, mi viene molto incuriosita, però non so, mi viene tutta piena di bracciali, di collane, un po' agghindata, anche così in una maniera un po' da maga, fattucchiera di altri tempi. Entità eteriche. C'è un demone del secondo universo, non saprei dirti com'è, perché è come se fosse cangiante, quindi assume diverse sembianze. Mi fa vedere proprio che muta continuamente la sua forma, il suo aspetto. Poi c'è un coccodrillo, un canide, e poi io vedo delle influenze religiose, come se ci fosse, sì, così, un'icona religiosa importante, ecco. Poi non ha tanta importanza l'etichetta che abbia, che tipo di santo sia. Ehm, Però è come se indirettamente, in qualche modo, allungasse la mano verso Katia. E poi 3 EDL. Prima identità è il secondo universo, hai detto, no? Un demone, sì. Demone. E mentali. Sono 3 e sono colpo di fulmine, che è livello 3/4 al momento attuale. C'è stato un momento in cui era 7 e lei era un po' sbarellata. Poi c'è mia Il madre è una capo. strega. Sì, sì, Mia madre è una strega. sì, mia madre è una strega. Allora, si è mitigata anche questa, l'entità mentale, però è come se sotto sotto, in maniera latente, ci fosse radicata ovviamente questo pensiero, no, rispetto a sua madre. Quindi direi che attualmente è 5. In passato era anche 8. E poi Black or White. Black or White direi intorno al 4. Mm. Manichea? O tutto bianco o Sì, tutto nero? sì, lei tende proprio a oscillare agli estremi, per cui tende, per esempio, o a essere assorbita completamente dal lavoro, completamente dedita al lavoro, oppure decidere l'estremo opposto. Abbandono il lavoro perché mi devo dedicare alla famiglia. Oppure faccio un lavoro che è completamente legato, diciamo così, a questioni pratiche e materiali, faccio un lavoro totalmente spirituale, energetico e scollato anche dal denaro, ecco, molto spesso. E Black or White è applicabile anche alle esperienze che fa, per esempio Reiki, prendiamone una a caso. Reiki è assolutamente la mia vita, Reiki fa bene, o proviamo Reiki, mi dicono nelle sessioni che è fonte di interferenze, lo abbandono. Lei è così, diciamo che parte anche abbastanza in quarta, e quindi si butta a capofitto in una cosa, non valutando in maniera più calmierata la questione anche da altre prospettive. E anche in questo quindi bianco o nero. Quindi un totale sì, senza dubbi. E questo ovviamente è anche un po' il discorso che abbiamo fatto prima, no? Del bisogno di sviluppare il discernimento. Quando sviluppi il discernimento non oscilli più così, no? Da un netto sì a un netto no, dal bianco al nero.
Comprendi che non sei nell'utopia, ma sei nella realtà Sì, materiale. sì, sì. Monica, ti va di andare a farci un giro in un mondo utopistico o utopico? Utopistico o utopico? O Ah, distopico, no. distopico. Andiamo nel pianeta Utopia, esiste? Beh, adesso saranno i miei studi, mi viene Platone, no? Mhm. Ed è sì, un mondo di astrazioni, ecco, dove non c'è per esempio la materia. Ehm, e tra l'altro, ecco, volevo dire che questa cosa mi aiuta a prendere lo spunto sulla questione sua anoressia. Lei a un certo punto ha respinto completamente la materia, no? Perché l'anoressia è questo. Fondamentalmente ti vuoi annullare, no? Diventare quasi inesistente. Questo pianeta è fatto appunto di astrazioni, non c'è concretezza, ci sono solo, come dirti, filosofie. Non c'è pratica, non c'è applicazione. Mi fa vedere queste persone che vanno avanti e indietro e fanno discorsi. Mhm. Portano a qualcosa questi discorsi? No, poi loro non mangiano, sono molto distratti, a volte inciampano, C'è ti gioia? tirano su. No, Ci sono obiettivi raggiunti? no, C'è esperienza accumulata? no, Incremento di consapevolezza? no, ci sono speculazioni mentali varie. Ognuno la pensa a suo modo o qualcuno poi trova una direzione verso la quale andare sul determinato argomento? Ogni tanto mi fa vedere che nel loro vagare due persone magari si scontrano ed è come se le loro nuvole, diciamo così, di pensiero e di credenze finissero per impattare l'una contro l'altra, non per fondersi. E quindi poi ciascuno riprende la propria strada lontano dall'altro. Cioè litigano come due gatti maschi e poi se ne vanno. Sì. Questa è l'utopia. Uno, poi ce ne sono, penso, altri di pianeti utopia. Secondo me ce ne sono infiniti. E sono tutti simili. E non c'è integrazione, non c'è completezza. In questo sono simili. Impianti di Katia. Allora, parto da quello che più mi spicca all'occhio ed è un impianto fatto come ad anello e sull'anulare destro. Abitualmente quando ci si sposa è l'anulare sinistro, no? Che è quello Mhm. che ospita la fede. Però è proprio come un rimanere legata ad un tipo di rapporto che la vincola e che non è appunto il suo rapporto quotidiano, no? Che lei ha scelto come matrimonio, ma è questo rapporto ehm, che è vero che prima era più forte, con questo diciamo suo, mh, questa persona che non appartiene più direttamente alla sua vita, no? Mhm. Perché era comunque un ambito che adesso non frequenta più, però è come se fosse proprio energeticamente ancora interferente, pur non Que- essendoci mai stato un legame, ecco, vero, reale. Beh, questi quindi. C'è questo anello, poi c'è come impianto mentale e sembra come fatto un nastro che entra ed esce dalla testa, tutto intorno, ipotesi come fosse un'aureola, però entra ed esce. Raso? Poi mi fa, sì, bravo, esatto, sembra così.
E poi c'è stomaco e genitali. Ginocchio sinistro e basta. Causa esoterica di 2 incidenti 2 anni fa, molto ravvicinati, attribuiti alla fretta, molto molto strani. Allora, mi dà come un raggiungimento di elevato stress. Ehm, Era arrivata ad un livello di saturazione nel dover gestire tante cose. E quindi questi incidenti, che appunto sono molto vicini gli uni agli altri, avevano il compito di calare questo stress. Lei anche proprio per sua natura è come se tendesse, in un certo senso, anche a cercarlo lo stress, a produrlo. Perché lei è così, è una che ha bisogno di bruciare molto, ha bisogno anche molto di raggiungere alti livelli di adrenalina. Per esempio in questo caso dello stress, alti livelli di cortisolo. Lei è un po' fatta così, solo che il livello era diventato talmente tanto alto che la PS si è trovata a doverlo abbassare in qualche modo e l'ha fatto attraverso gli incidenti, e infatti gli incidenti poi hanno avuto come conseguenza che lei rallentasse il proprio stile di vita. Mm. Tutte e 2 uguali? La Sì, ragione, la causa perché era esoterica? come se il primo non fosse stato abbastanza incisivo. Lei è un po' fatta così, perché lei è anche un po' testona. Quindi quando lei prende appunto perché lei è black or white, no? Quindi Mhm. lei prende, va tutta bella dritta per la sua strada ed è difficile poi, no? Farle cambiare direzione. Per cui, come dire, un solo incidente non bastava, ce ne sono voluti due. Però forse devo dire che la PS non è che proprio voleva farle prendere la direzione che poi lei ha preso, ok? Quindi di totale accantonamento di questo tipo di lavoro per abbracciare il tipo di attività che sta facendo adesso. Voleva solo spronarla a gestire diversamente questo genere di lavoro e magari ad apportare delle modifiche. Però lei, essendo appunto bianco e nero, lei ha in toto cosa ha fatto? Ha mollato. Va bene, andiamo al qualche anno fa, all'episodio drammatico di un figlio perso in grembo, cioè in pancia, a 9 mesi. Che succede? Allora, naturalmente c'è un accordo tra questo bimbo che praticamente poteva essere pronto, no? Per venire alla luce, e lei. Quindi sicuramente il bambino aveva bisogno di questa esperienza. Io l'anima di questo bambino la vedo. Aveva bisogno di sentire mh, questo essere accudito fino all'ultimo e poi tirarsi indietro. Ehm, Questo è la necessità dell'anima di questo bimbo. Per quanto invece riguarda lei, allora io vedo che lei, in tutti questi anni in cui ha iniziato a contattare disincarnati ed entità, a volte è come se si rendesse disponibile nei loro confronti. Cioè, a volte lei fa un po' da mediatrice e da dialogatrice. Quindi, cioè, lei instaura un dialogo, una comunicazione con queste entità barra disincarnati e non sempre consapevole
si presta, ok, a fare delle cose per queste entità barra disincarnati. Chiamiamolo davanti al portale aureo il bambino e il Sì, papà sì. di Katia. E il papà è come se venisse fuori da una tasca di Katia. Mm? Eh, tanto è stretto il loro rapporto e mai finito. Mm? Quindi proprio come se fosse vicinissimo a Katia. Non arriva da chissà dove, ecco. Il piccolo, che in questo momento sta giocando con il proprio cordone ombelicale divertito, vedo che è proprio felice e ringrazia Katia per essersi, tra virgolette, prestata a questa sua esperienza che per lui era necessaria. Cioè, non so come dirti, come se Katia avesse preso accordi con lui per fargli questo favore. Lei si è messa a disposizione di quest'anima per potergli fare questa esperienza. Secondo me non è l'unica volta che Katia si è prestata per queste cose. Lei non credo che se ne renda conto fino a che punto questa cosa può essere a volte rischiosa. La connessione con i disincarnati. Allora, tra l'altro, lei non sa tanto distinguere quando parla con un disincarnato e quando questo è un'entità che può fingere di essere un disincarnato. Mm. Mm. Vediamole. Sì, creando confusione. Oppure anche, sai, delle entità basse. Non so come dirti, non proprio demoni, ehm, non so, dei burloni, ecco così, che si prendono un po' gioco di lei e magari lei non se ne rende tanto conto. Cioè, allora, quello che voglio dire è questo. Quando noi moriamo, beh, abbandoniamo il nostro corpo fisico, però noi abbiamo anche altri corpi. Mano a mano, durante l'evoluzione che avviene anche nella morte, noi abbandoniamo uno dopo l'altro questi altri corpi, diciamo così, no? A volte può succedere che lei prenda contatto non con l'anima, ok? Ma in uno di questi corpi residuali. Mhm. Ok? Che sono quindi un po' un inganno perché non contengono l'anima, ma contengono, per dirti, la personalità del Mhm. Il mentale. disincarnato. Sì, il mentale, ma a volte anche negli aspetti più bassi, perché non Mhm. accompagnati dall'anima. Perché sono scissi questi corpi? Non sono scissi, ma Come, lei li percepisce scissi. È così? mm, per come la vedo io, è una progressiva liberazione. Cioè, come se nell'evoluzione, no, dopo la morte, ti liberi di tutti i corpi. Il primo corpo te ne sei già liberato, che è quello fisico. Mm? Mhm. E per poi fondamentalmente rimanere con il corpo subliminale, ok? Mm. Però magari lei a volte si trova a dialogare per dirti col corpo emotivo, che però non ha più l'anima perché è stato lì abbandonato. Non so come spiegare, non so se è chiaro. Va bene, vediamo prima di tutto il figlio e il papà. Mm, Messaggio del figlio. Mancato, diciamo. È felice, la ringrazia ed è come se cercasse quell'abbraccio che di fatto non ha potuto esserci, no? Nella realtà. Cioè, vedo proprio che le salta al collo, che la bacia. Questa anima sapeva che sarebbe arrivato questo giorno, Sì, ancora prima di dire sì, va bene, faccio questa esperienza. sì, E quindi il portale aureo era necessario, previsto. sì, 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 sì. La chiama mamma, Katia?
Mamma Jolly. E lui come si chiama? Voglio il nome. Si presenti con un nome. Johnny. Ma perché penso voglia un po' giocare con questa cosa di Jolly Johnny. Lei e lui sono già stati insieme in altre vite? No, secondo me no. No. Ah, No. No, io vedo che proprio in questa sua attività di connessione coi disincarnati che si è creato il legame. Lei riesce a fare anche questo, creare dei legami con delle anime con cui non ha vissuto vite precedenti, ma le vive così, in due dimensioni diverse. Lei in questa dimensione qua, i disincarnati sono in un'altra dimensione e riesce a creare in qualche modo un'esperienza comune. lo salutiamo. Sì, sì, lui è molto sereno, è molto tranquillo. Perché Le dà Katia un si è ultimo bacio commossa. in testa. Sì, Lo salutiamo. sì, sì, sembra quasi non so, che le lasci un cuoricino sulla testa. Osso. Mm, esatto, sì, Un po' grafico. è vero. Eh, Babbo. È un po' particolare perché, come ti dicevo, cioè, non ha fatto chissà quale viaggio, è uscito dalla tasca di Katia perché loro hanno un contatto praticamente quotidiano. E non lo so, vedo che fuma anche lui. Cioè, come se condividesse, non so, questo momento che è come tanti altri, non è un momento così speciale per lui, perché ne vive già tanti tanti con lei, ecco. Cosa le vuole dire? Ci siamo più conosciuti da quando io sono di qua che quando io ero di lì. Lei lo sente. Sì, sì, sì. Lei lo trattiene. Allora, quello che mi viene è che lui, ma non è che solo lui, anche altri disincarnati, fanno avanti e indietro ed è possibile. Avanti e indietro dal portale aureo. Nel senso che io lo vedo già in qualche modo immerso nella luce. Quindi immerso nella luce vuol dire, non so come dirti, che già ha raggiunto, no? Quella condizione di neutralità, di distacco, però allo stesso tempo riesce a dialogare con lei. Se poi decidesse di incrementare, perché comunque è sempre tutto un'evoluzione, no? Questa sua neutralità, che al momento non è totale. Le conversazioni con Katia diminuirebbero però. E se lui va nel portale aureo, le conversazioni che fine fanno? E lui ci va, come dirti, salta. Però non è stabile in questa condizione di luce, di totale distacco. È un processo avviato, quello della neutralità in lui. Però, per esempio, lui continua a ripetermi questo 30%, come se fosse arrivato a questa percentuale. Di consapevolezza, diciamo? Sì, sì, e di distacco dalla vita terrena, no? E questo, se lui decidesse di aumentare, vedo che si diraderebbero, ecco, le comunicazioni con Katia. Beh, quindi va o non va nel portale aureo? Vuole o non vuole? Sì, ma non è stabile. Cioè, capito cosa intendo? Mm. Va e viene, entra e esce. Strano. Quando entrano di solito non escono più.
Non so se è così. No? Possono Secondo uscire. sì. Ok. Va bene, per il momento lo salutiamo. Sì, mi fa vedere che si è messo vicino al frigo, tipo. Non so, scala, frigo, così. Va bene. Monica, causa esoterica dell'anoressia da giovane. Un po' questa entità mentale black or white, per cui lei aveva veramente bisogno anche di sperimentare, come dirti, l'estremo della vita, perché l'anoressia è quasi una morte, no? Di fatto ti privi del cibo, dimagrisci tantissimo e sì, ha molta somiglianza con la morte, l'anoressia, da diversi punti di vista. E lei aveva proprio bisogno di sperimentare questo nero, diciamo. E poi comunque la vedo molto collegata a quasi voler raggiungere il padre. Mm, Più lei si assottigliava, più aveva la sensazione di potersi avvicinare al padre deceduto, di diventare della stessa sostanza, di sentirlo più vicino. Effetti di tutti i tipi della sua avventura Reiki, secondo livello. Insomma, nel senso che è un bordello, nel senso che lei eh, dovrebbe avere il coraggio di vedere, perché lei la capacità di vedere ce l'ha. mm? Sfidare questa sua paura e iniziare a vedere. E allora vedrebbe che ehm, il panorama energetico è molto affollato. E quando lei applica questa pratica, di fatto ospita, dà l'accesso a varie entità e dovrebbe poterle vedere. Poi lei potrebbe scegliere di fare un trattamento energetico, ma non aprendo il canale ingresso di questa entità. È come se lei facesse una festa in casa e quando qualcuno suona alla porta lei apre e invita ma bendata. Non sa chi sta È entrando. bravissimo, E può ottimo, essere sì. un invitato, può essere un ladro, un assassino, un mostro, un demone. Mm, mm, E questa benda è difficile togliersela, solo pochi riescono. In ogni caso è un po' un cane che si morde la coda, nel senso, se hai una consapevolezza tale da esserti tolto la benda, probabilmente non hai bisogno del Reiki. Considera il Reiki ancora pericoloso e non così importante. Sbaglio? è che andrebbe praticato in un'altra maniera, però è più complesso, ci va un livello di consapevolezza molto alto perché ci si potrebbe connettere alla fonte, alla sorgente, consapevoli della propria essenza divina. Ok, quindi tu stai praticando un qualcosa di energetico ad una altra creatura che non ha la consapevolezza di essere creatura divina. Ok? E allora lì lo si può fare, però bisogna essere molto maturi, perché altrimenti il rischio è quello che hai descritto tu. Scrittura automatica, stessa cosa. Ma lei l'ha abbandonata da sola perché si è resa conto, in fin dei conti, che ehm, non sai le parole che scrivi da chi vengono dettate, perché la verità è questa, che ehm, ci sono molte entità che vogliono interferire, diciamo così, no? Con queste nostre attività.
E quando noi ci apriamo all'altro piano, che per noi non è direttamente visibile, spesso non sappiamo distinguere. Ecco, e lei si è resa conto con la scrittura automatica proprio che in fin dei conti chi era esattamente che le faceva muovere la mano e scrivere quei messaggi non si sapeva. Non si sapeva. È venuto da dove il demone delle entità eteriche, quello del secondo universo? Da quale esperienza? Cioè, ci è nata o è arrivato in seguito a una qualche esperienza? Allora, in parte qua mi viene la mamma. È come se a volte la madre l'abbia portata a vivere a livello proprio psicologico e fisico dei limiti tali per cui c'era un tale abbassamento di vibrazioni che il demone ha proprio trovato il suo ambiente ideale. Un rapporto molto molto difficile, che vedo che ha aperto un certo varco per questo demone qui. Lei ci ha anche parlato di un demone. È lo stesso? E sì, che secondo me cambia aspetto. Però è lui. Lei ha sentito lui. Sì, in uno dei suoi aspetti, certo. Va bene, Katia sente le voci. Sì, perché non potendo vedere, lei sente. Diciamo che vedere le darebbe un bonus. Un jolly, per riprendere una cosa che abbiamo detto prima, no? Una carta in più da giocare per distinguere un po' meglio queste voci, perché non sempre, come cercavo di spiegarle, appartengono a dei disincarnati animici, ok? Quindi lei a volte ha a che fare con delle entità prive di anima, piuttosto che dei demoni, perché il piano a cui lei si connette è quello ed è molto densamente popolato. Allora lei sente queste voci che a volte sono di disincarnati, ma non sempre. E credo che possa sentire anche delle lingue differenti dall'italiano. È così, Katia? A volte senti delle lingue diverse dall'italiano? No. Senti delle sensazioni? Qualcosa del genere. Ok. Beh, non è che magari le sente, ma magari non le ricorda o le sente succede in sogno? Anche. Ecco, la cosa bravissimo che hai introdotto questa cosa e lei si dovrebbe molto proteggere prima di andare a dormire. Perché avendo lei scelto di interfacciarsi in maniera pressoché costante su quest'altro piano, accade che durante la notte, in cui ovviamente c'è uno stato di vigilanza minore, ehm, alcune entità non benevole tentino ovviamente di interferirla. E quindi dovrebbe ogni sera, prima di addormentarsi, esprimere il fatto che lei non dà il consenso a queste entità malevole di interferirla, di andarla a vampirizzare piuttosto che entrare in lei, rapportarsi con lei, col proprio corpo, con la propria mente, mentre lei non è del tutto cosciente. Potrebbe pregare il Signore, no? Mhm. Qualche santo. In passato l'ha fatto, ehm, e anche lì c'è un grande inganno, nel senso che ovviamente l'obiettivo qual è? È far sì che tu ritorni, no? A pregare affinché tu ritorni di nuovo in chiesa. Okay? Quindi ovviamente la pace, la quiete ti viene data. Quindi la Ok, sensazione è questa.
Katia, questa è la tua prima sessione, io ti consiglio di farne anche una seconda perché i punti sono tanti e non possiamo trattarli tutti, non ha molto senso. Vediamo soltanto la causa esoterica del fatto che la figlia di 4 anni ha detto relativamente ad Atlantide, mamma a casa. Mm. Ma allora, dunque, sì, mi viene effettivamente come un abitante tipo della Tartaria. Ehm, in una zona mm, eh, sommersa attualmente, in cui lei ha vissuto, sì, questo sì, vero. Causa esoterica del difficile rapporto col figlio adolescente. L'adolescenza. Sì, però in realtà è anche lei. Lei ha proprio bisogno di questa adrenalina, come ti ho detto. Anche se poi ovviamente, no? Accusa il colpo e dice, picchia, ma quanto è faticosa, vorrei più tranquillità, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui lei va a liberarsi di questa sua entità mentale, black or white, ma anche colpo di fulmine, perché comunque è legata, no? Al suo bisogno così adrenalinico, ehm, si attenuano questi scontri con lui. Causa esoterica dell'aver lasciato il lavoro. Non so se l'abbiamo detto il progetto, Sì, calcio non in mi culo. ricordo. No, quello lì era No, l'immagine iniziale. hai ragione. Il no, è pecunia non olet. Mhm. Quindi il denaro non ha un odore, no? Come per dire, non importa qual è la provenienza del denaro. È come se lei avesse un rapporto non del tutto tranquillo con il denaro. Mm? Per cui, per esempio, il fatto che in quel luogo di lavoro si volesse avere il denaro a tutti i costi, quindi senza scrupoli, ovviamente questo ha fatto sì che lei si licenziasse, ok? Ma perché è come se in lei fosse molto in qualche modo radicato la difficoltà ad avere un rapporto buono, armonico con il denaro. Anche in questo lei è un po' manichea. Mm? E infatti, per esempio, adesso non riesce ad avere delle entrate di denaro in quella che per lei è un'attività spirituale. Allora, prima quella l'ha condannata in quanto materia, in quanto collegata a un denaro guadagnato in maniera sporca. Mm? Lei ha la possibilità di acquisire con il denaro un rapporto più bilanciato. Come? Mm. Eh, no, per esempio, non vedo che lei, cioè, lei può scegliere di fare quello che vuole, che possa però introdurre di nuovo un lavoro, tra virgolette, normale. Ok? Quindi non solo questi, energetici. Come se la potesse aiutare maggiormente, a creare un rapporto più, solido e più sereno con il denaro. Sempre nel commercio? Sì, secondo me sì. Prodotti sani e non alterati per... vabbè, non lo Certo, dico. Mhm. certo, Quindi con un perché contenuto morale, ecco, non per il dio sì, denaro. sì, con magari un impiego di tempo minore, però come attività parziale, per me le darebbe beneficio. Non l'abbiamo chiamata nel cinema, chiamiamola la sorella, che ha a che fare con la questione lavoro, no? È un po' un tira e molla. Vai e viene, ha da fare. Sì, esatto. Allora o va o viene, o sta o va. Sappia che qui ci sono le risposte per se stessi, approfittando del film di una persona che in questo caso è sua sorella, sì, però
poco importa. Lei approva questa cosa qui della sorella, però è come se non volesse esserne toccata lei in prima persona. Bene, se decide di venire con questo intento, a me va bene. Mhm. Così sì. Così sia. Mm. Mhm. Ok. Va bene. Allora, povera Katia, ne ha fatte di cotte e di crude, si è pigliata su il mondo. Sente le voci ma non sa distinguerle. Povera Katia, cosa facciamo? Adesso come possiamo tirarci fuori? Diremo sicuramente al cluster, togliamo tutte le interferenze, ma chi deve diventare Katia? Dalla sperimentatrice alla ricerca di una regola, e sì e no, è bianco e nero, questo sì, quello no, tu hai ragione, io ho torto, io ho torto, vabbè, insomma, il contrario. Cosa deve fare? Qual è il medio stat virtus? Sì, quindi Mm. lei può continuare a fare queste cose con maggiore chiarezza di intento iniziale, Mm. ok? Quindi non è che voglio sperimentare questa cosa al 100%, ok? Quindi Proviamo. tutto bianco. No, deve mettere dei paletti a questa esperienza, è importante metterli, perché sono dimensioni differenti e lei dei paletti di umano che è in questa dimensione li deve mettere. Quindi deve specificare un raggio d'azione, deve specificare anche una specie di recinto, lo deve creare, per Facciamo un forza. esempio. Lei si sveglia domani mattina e in merito al sentire le voci si crea un intento. Facciamo un esempio, Monica. Proprio la frase. Non voglio sentire no, non voglio avere interferenze di entità malevole e lo ripete più volte nella formula che lei preferisce. Non voglio essere interferita, invasa, vampirizzata da entità malevole sfruttatrici. Via da me, lontano da me. Voglio unicamente parlare con e specifica con chi vuole parlare. Perché Mm. se no anche lì arrivano una pletora di disincarnati, ognuno che vuole il proprio spazio, e per lei ovviamente è una grande sottrazione di energia, confusione, tante voci, mal di testa, giramenti di testa, insomma, no? Cioè, più Io, chiarezza, fermezza, determinazione a scaletta quasi, ecco. Mm? quindi partendo dalle cose semplici e aumentando il tiro. Sì, esatto. Ma cos'è l'intento? Lei lo dichiara e ci spera. Non ho capito questa domanda, Cioè, aspetta. io dichiaro di non parlare con entità malevole. Beh, io l'ho fatto, speriamo adesso che questa cosa succeda. No, 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 no. Lei deve nettamente negare il consenso e negare il consenso significa che non possono arrivare. Sì, Mm, certo, sì, sì, ma io ho capito, eh. mm, Ma in che modo? Nel senso, io questa cosa non la farei al posto di Katia se non ho raggiunto la consapevolezza piena che tutto dipende da Katia, da me. certo, certo, Quindi lei certo. non sta chiedendo, lei sta imponendo al gioco, che comunque è tutto nelle sue mani, una, un argine. Io adesso do un Certo, argine, lo esatto. ribadisco perché repetita Juvent, oggi andiamo di latino, e, e- e lo afferma come il capo. Lei è il Certo, capo. è lei che fa le regole, certo. Questo è l'intento, eh. Il capo sono io. Se si dovesse non sentire completamente capo, io lascerei proprio perdere oggi. Lo faccio Esatto. domani. Quando mi Può sento succedere. capo di tutto, supremo, allora vado d'intento e decido che oggi non do il consenso ad avere a che fare con interferenze di identità manevole, ma voglio dialogare con persone disincarnate che hanno estremo bisogno in questo momento. Solo quando ci si sente il capo, 100%, 99% no, 100% sì. Esatto. Potrebbe anche E, passare tempo. sì, e può stabilire anche uno per volta.
perché Però altrimenti anche lei precipita in confusione, mi raccomando, perché Katia, sente più potrebbe voce. passare tempo, Sì, certo, settimane, mesi, anche. anni. Non è necessario che tu faccia questo esercizio per la tua consapevolezza, di parlare con questo o quell'altro. Puoi farlo, ma devi farlo come si fa, così. Devi raggiungere la piena consapevolezza che tu sei la creatrice unica. Quindi paura di essere reinterferita, zero. Mm. E allora lì sei la creatrice unica. Paura che il tuo intento non venga ascoltato? No, non sei la creatrice unica. Fondamentale questa cosa. Quindi Mm. raggiungere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto livello di Reiki non frega niente se tu non hai raggiunto questo livello. Quando sarai regina assoluta del tuo mondo, valuterai anche Reiki, valuterai se continuare con queste cose, che probabilmente hai questa caratteristica di sentire le voci e di connetterti ai disincarnati e va bene, sfruttala, no? Aiutali. Abbiamo pubblicato da poco, abbiamo pubblicato in passato Parlare con i morti, non so se l'hai vista quella sessione, è molto interessante, è da poco, molto molto interessante. C'è un toro su sfondo giallo, perché c'era di mezzo anche Moloch nella sessione, quindi è Moloch quello. Anche se la mia foto era di una mucca, ma sembrava un toro e va bene lo stesso. I retroscena nascosti delle copertine. Va bene. Siamo già andati al cluster? Ci siamo già dopo queste parole? Sì, lei è come se si sentisse già di indossare questa corona energetica. La reina? Al- sì. Mm. Mm. E al cluster vedo che è proprio un classico cimitero, un po' antico, con lapidi vecchie. Mhm. Diciamone qualcuna. Alcune sono di santi, non so, ma questa roba. Diciamone una dei santi. Santa Sanctorum, Santina. Mm. Così, Ok, questa è seppellita di fiori. Mm. le teniamo queste belle tombe cimiteriali? No, perché lei sa che può comunque continuare la sua attività, in quanto, vedi, è interessante che lei l'ha messo così il cluster, perché lei sta esercitandosi sul discernimento. Perché lei ha capito che deve impratichirsi su quello, no? Sul discernere. Allora adesso lei sa discernere che buttando via questo, che è il cluster, non significa buttare via il dialogo con i disincarnati. Mm? E quindi lo fa. Bene. Al suo posto cosa crea? Allora, è un ad eternum fatto con tipo una bacchetta che gli ha porto la figlia, che finisce con una stellina, Mhm. classica, insomma, che viene usata dalle bambine per giocare, e lei muovendo nell'aria questa bacchetta con stellina crea un ad eternum, tutto di stelle dorate. Avatar. Sì, sembra una fatucchiera, così. Non so, per certi versi forse come mi si è rappresentata la madre, con queste sembianze così un po' misteriosa, anche coperta da uno scialle. Comunque butta via immediatamente l'avatar, via nel portale definitivo. Lì cosa crea al posto dell'avatar? Di nuovo utilizza sempre questa bacchetta magica che le ha offerto sua figlia, però questa volta è come se creasse una specie di vortice in aria, azzurro e bianco, con pagliuzze dorate. Bene, Pecunia non olet esiste ancora.
No, ma ci deve lavorare, denaro. Le entità eteriche esistono ancora. No, le ha tolte proprio. Elementali? Sì, anche. Gli impianti? Ci sono? Li ha tolti? Li ha tolti, sì. Calci in culo esiste ancora? Quella scena iniziale. È scesa giù dalla giostra e sta passeggiando sulla spiaggia. Ok, c'è un reset quindi nello stato di Katia, scelto da lei, voluto da lei, altrimenti non sarebbe qui oggi. Ora cosa facciamo? Lo potremmo riassumere in un messaggio che lei si lascia. È come se mi dicesse: ora voglio vivere con naturalezza me stessa nella mia meravigliosa tranquillità. Ha raggiunto sento proprio più calma interiore. Ed è questa calma interiore che la porterà ad avere nuove iniziative. Ha proprio voglia di vedere questa nuova calma, questo nuovo equilibrio, dove la porta. Messaggio finale. Mi piace vedermi senza questi turbamenti del passato. La mia meraviglia è totale. Messaggio alla figlia. È bellissima questa esperienza insieme, mi arricchisce ogni giorno le giornate. Al figlio. Una tregua la troviamo. Al compagno. Fiamma o gemella? Gemella. Livello? Secondo me è quarto adesso. Sto ritornando in me e tu entra un po' di più in questa me. Alla sorella? Ho capito che posso contare principalmente su di me. Deve lasciare un messaggio a qualcun altro nel cinema? Abbiamo finito. Sai che c'era anche Abbiamo finito? l'altro. Mm, Mm. no, Importa? no. Ok, l'immagine finale della nuova Katia. È una regina con la corona e con lo scettro sul suo trono. E vedo i figli accanto, ognuno su un bracciolo, e dietro il compagno in piedi. In questa immagine di Katia, vestiti, braccialetti, collane, c'è qualcosa che ricorda Johnny? È una cavigliera. Tutta la cavigliera o un pezzettino? Un ciondolino? Un ciondolo, esatto. Pazzesco, lo vedevo. È il famoso cuoricino. Esatto. Devo un braccialetto, vabbè, alla caviglia. Molto interessante. Vibrazione finale. 183. Consapevolezza. 185. Vite. 1856. Cervello. 10.4. Anima. Tanto Sì. 10.4. Sì.
65. Suscettibilità ipnotica. 66. Benissimo. Chiudiamo con un colore, Viola. con un'immagine. Mi fa vedere lei che saltella fra le nuvole. Ok, con un'immagine che non la riguarda, quindi non so, una conchiglia, un fiore, o un concetto astratto, un triangolo, un quadrato. Non so, mi viene la fiaba di Pinocchio, molto esoterica. Il naso? Il grillo parlante. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo, Monica.